Eccoci. Diego, benvenuto. Ciao Giorgio, Tra l'altro grazie. noi ci conosciamo, Sì, mi fa super piacere averti qua. è mio piacere di esserci, no? Giorgio sta iniziando un percorso bellissimo. Eh sì, dai, Bellissimo, ci proviamo, bellissimo. ci proviamo. Ascoltami Diego, io volevo far sì che le persone comunque che bene o male stanno seguendo il podcast e tutto avessero anche un'idea un attimino più chiara di quello che è l'ambito nel quale operi da un po', che è anche un po' di nicchia, come dicevamo, un po' fuori dalle telecamere. Quindi raccontami un attimino esattamente cos'è che fai o di cos'è che ti occupi. Io mi occupo di medicina eh, integrativa, cioè una medicina che va a integrare quella che è la medicina allopatica, in sostanza la medicina tradizionale, e va ad aprire un fronte che ormai è già abbastanza conosciuto, che è quello dell'applicazione della fisica alla medicina, perché fino ad oggi la medicina è stata biologia, fisiologia, anatomia, mentre invece un grande portale si apre nell'introduzione della medicina, della fisica applicata alla medicina. Noi abbiamo appunto come questo studio che abbiamo aperto a Milano, che è Integrative, dove utilizziamo un'apparecchiatura che è in grado di fare una diagnosi basata sull'analisi delle frequenze. Cioè, per essere chiaro, bisogna fare una premessa, cioè il discorso che perché le frequenze, perché l'energia. Allora, tutta la materia è fatta è energia. Due atomi stanno vicini per una forza vibrazionale, quindi c'è un'energia che li tiene vicini. Gli atomi formano le molecole formano gli organi, formano questo vetro, formano tutta la materia, formano questa tovaglia, formano tutto è fatto di atomi. Quindi l'energia è la base proprio. E quindi tutto è energia. Okay. Poi possiamo andare oltre, perché addirittura ci sono i fotoni che sono l'origine prima dell'energia. Però fermiamoci agli atomi, che tutto è fatto di atomi. Quindi il nostro corpo è fatto, tutti i nostri organi sono fatti di atomi e quindi tutti hanno un'energia. Allora l'apparecchiatura che noi utilizziamo, ma che tra l'altro è largamente similari, sono diffuse perché da parecchi anni si utilizza questa metodica. Ma la particolarità è stata che adesso c'è un software che sostiene, diciamo, questa analisi, per cui è in grado di fare delle diagnosi molto interessanti. Perché dico interessanti? Cioè l'interesse sta nel fatto che andando a rilevare le frequenze dei nostri organi, noi andiamo a rilevare un ampio spettro di cambiamenti, cioè le modificazioni strutturali dell'organo vengono evidenziate dalla medicina tradizionale, cioè tu fai un esame del sangue, il tuo fegato se cerne male e quindi viene evidenziato dagli esami del sangue che sono alterati. Fai una radiografia, risulta che il fegato è deformato, ha una steatosi o ha altri problemi, o il volume è cambiato in base alle radiografie. Ma c'è tutta una fase che sta prima, che non viene tenuta in considerazione, ma perché con le tecniche che noi utilizziamo non viene considerata, non viene analizzata. Ed è questa fase che noi possiamo analizzare attraverso le frequenze. Cioè noi con le frequenze possiamo arrivare a rilevare i cambiamenti più piccoli che avvengono nelle cellule prima che siano diventati troppo grandi. Quindi possiamo attuare una prevenzione molto importante. Che per capirci era quel macchinario che avevo sperimentato anch'io stesso, in cui ti sei posto di fronte allo schermo che vengono tutte quelle X che è di colore diverse. Che è indolore, che è così, diciamo, minuti, sì, mezz'ora, esatto. Molto semplice, però ti va a scannerizzare e a trovare tutti gli squilibri, tutto ciò che si sta squilibrando nel tuo corpo. L'altra cosa importantissima è che ti analizza il corpo a 360 gradi. Cioè, quindi cosa vuol dire? Che vengono analizzati tutti gli organi. Ma perché questo è importante? Perché tutti gli organi sono collegati tra di loro. Quello che noi siamo abituati a fare è di andare a curare quello che ti fa male. Ma quello che ti fa male è solo l'espressione di un qualche cosa che sta dietro. Cioè normalmente, chiaro che se ti tagli un dito è il taglio del dito, dovuto, certo. Ma se ti viene un foruncolo, ti viene un mal di testa,
dietro il mal di testa c'è tutto un processo che si svolge nel tuo corpo che se tu togli il mal di testa e lo spegni non vai a riconoscere la causa che l'ha prodotto. Quindi analizzando il corpo a 360 gradi noi siamo in grado di capire tutte le relazioni che ci sono, cioè l'esempio può essere quello di un orologio, no? Cioè il meccanismo di un orologio, se a una rotellina manca un dentino, alla fine il tuo orologio segna un'ora sbagliata, ma perché tutti gli altri ingranaggi risentono di questa mancanza, certo, capisci? Ci sia una reazione a catena, dici che... Perché le cellule del nostro corpo comunicano tra di loro, parlano tra di loro e tutti gli organi sono in grado di influenzare altri organi. Quindi l'avere davanti nella tua diagnosi la situazione di equilibrio di tutto il corpo diventa molto interessante. Altra cosa importante, siccome abbiamo detto che l'apparecchiatura registra le frequenze e tutta la materia ha energia, quindi tutte le sostanze che sono depositate nel tuo corpo possono essere rilevate dalla nostra apparecchiatura. E quindi, siccome le malattie nascono da un accumulo di tossine, sapere quante tossine ci sono nel tuo corpo e dove sono collocate diventa molto interessante per una diagnosi, capisci? Che almeno sai anche poi dove andare giusto bravissimo, a lavorare. Perché no? Capisci quali sono le cause e capisci quindi da dove nasce il problema. La particolarità di questa apparecchiatura, che la differenzia un po' da tutte le altre, questa diagnosi che noi facciamo, è la possibilità di diagnosticare anche le memorie cellulari. Che cosa sono le memorie cellulari? Sono i vissuti della tua vita che tu non sei riuscito ad attraversare, ma che sono rimasti dentro di te. Mi ricordo, è vero, che me ne avevi parlato anche ai tempi. Bravo. Pazzesco. Che sono rimasti dentro di te. Traumi, per utilizzare un sinonimo. Esatto. Cioè, emozioni forti che ti hanno fatto soffrire, che tu non sei riuscito a eliminare, rimangono dentro e continuano a lavorare. E allora molto spesso queste sono cause di malattie, di patologie importanti. E tu non vai a risolverle se non le conosci. Ti faccio un esempio: se tu hai mal di stomaco, il mal di stomaco può essere perché mangi il salame tutti i giorni e bevi 5 caffè tutti i giorni. Togli il salame, togli il caffè, il mal di stomaco non passa, ma perché il mal di stomaco forse dipende da una memoria cellulare particolare che ti va a lavorare sullo stomaco e finché non la togli il tuo mal di stomaco non passerà mai, lo curerai, diminuirà ma poi ritornerà. Potrai risolverlo solo se avrai tolto questa memoria cellulare. Quindi diventa un approccio che è molto diverso, cioè che non si ferma sul sintomo, ma va a ricercare la causa. Ok. No? Questo diventa che infatti mi ricordo per esempio quando ero venuto che inizialmente mi era stato dato un foglio in cui comunque dovevi andare a compilare tutta una sequenza di domande che ti venivano fatte giusto così che tu o chiunque poi sia il tuo operatore all'interno con cui andrai a collaborare avesse un quadro chiaro. Sì, tendenzialmente andiamo a cercare, perché il Bioscan, così si chiama questa apparecchiatura che noi utilizziamo, ha questa proprietà di fare una diagnosi molto precisa, perché non ha margine di errore, cioè nel senso che lì vengono fissate le frequenze. Per esempio nel caso delle memorie cellulari, no? Tu puoi avere la memoria cellulare può essere un senso di colpa, può essere un senso di inferiorità, può essere un senso di abbandono. Cioè, ogni pensiero, ogni emozione che tu hai dentro di te ha una frequenza perché è un pensiero addensato. Quindi questa frequenza per l'apparecchiatura diventa molto facile leggerla, perché rileva, 123 Hz è il senso di colpa. Se ce l'hai, ce l'hai. Com'è che vai a capire? Se è 125 è avidità di potere. Se è, capisci, se tu hai la frequenza di 125 Hz è quella roba lì. È come una tabella in cui sai a quale numero corrisponde. Diventa semplicissimo. E anche nell'individuazione delle patologie diventa molto facile. Tu per sapere se hai, per esempio l'ultimo paziente che abbiamo visto oggi non sapeva se aveva una psoriasi o un eczema alla pelle. Diventa complicato fare una diagnosi, devi fare un mucchio di esami. Allora io a questa signora ho detto: facciamo un bioscan. Il bioscan ci dice
se è una psoriasi, perché la psoriasi è una frequenza. La dermatite atopica, l'eczema ha un'altra frequenza, e quindi noi già sappiamo orientarci, capisci? Ok. Quindi sappiamo, e ti dà un quadro così molto completo, e poi ti dà questa possibilità, come avevamo detto prima, di scoprire queste cose prima che diventino troppo gravi, troppo importanti. Perché se noi aspettiamo che la malattia evolve, no, come è stato fatto così anche col Covid, no, che si diceva fatti curare subito, non aspettare, perché aspettando tu permettevi alla malattia di andare avanti. Se tu hai un problema al fegato, il problema è magari inizialmente è piccolo, è sufficiente che tu faccia una dieta, che tu, non so, mastichi meglio, fai funzionare meglio il tuo stomaco, capisci? E tutto poi va a rimettersi a posto. Se invece tu aspetti, allora del tuo fegato, quando arrivi troppo tardi, ti dicono, vabbè, il fegato lo cambia, aspetta ancora un po', che poi ti facciamo il trapianto. Forse è meglio arrivare prima, capisci? Sì. Cioè, il senso è quello. Ma lì quando vai a individuare cose come mi hai accennato poco fa, quindi magari tutte come senso di colpa, che mi sembrano anche molto aspetti che riguardano la parte psicologica, assolutamente oltre sì, che fisica, lì poi com'è che vai a intervenire? E lì abbiamo una risorsa che a mio avviso è eccellente, che noi utilizziamo la neuralterapia. Cioè questa terapia, cioè cosa succede? Adesso te la spiego in un modo così comprensibile, per tutti, no, non scientifico, comprensibile. Cioè tu vivi un'emozione, noi abbiamo avuto un esempio di un bambino, per esempio, che questo è l'esempio estremo, no? Cioè questo bambino che è venuto, il bioscan diceva, il bambino è un ragazzino di 14 anni, e il bioscan diceva, ha fatto l'esame col bioscan e risultava che lui aveva avuto paura di morire. Allora, c'era stato detto e poi è anche emerso che aveva un rene che era atrofico. Allora, il rene è la paura, quindi paura di morire nelle sue memorie cellulari. Il rene è atrofico, il risultato della paura. Chiediamo alla mamma e la mamma dice... Che, perdonami Diego, atrofico vuol dire che non funziona un rene, giusto? Che non si è sviluppato bene. Ok. Cioè vuol dire che è rimasto piccolino. Un rene è normale, l'altro non si è sviluppato. e non si è sviluppato, è rimasto bloccato. Okay. Allora chiediamo alla mamma, la mamma dice sì, dice ci può essere stato questo momento di paura. Dice al 6° mese la ginecologa mi aveva detto che dovevo togliere uno dei 2 bambini perché lui era un gemello, era incinta, aveva i 2 gemelli. Uno si sviluppava bene, l'altro poco. E lei dice, dobbiamo toglierne uno. La mamma è andata nel panico, si è chiusa in una stanza per una settimana e poi ha detto no, li tengo tutte e 2. Ah, non ce l'ha fatta. Chiaramente il bambino è nato, non ha mollato il bambino è nato con rene atrofico. Ecco da dove viene probabilmente la paura. Il bambino nella pancia della mamma ha percepito questo senso di paura. Pazzesco. È pazzesco questo, non sono tutti così, però per dire la potenza di quello che noi siamo, della sensibilità che noi abbiamo. Gli è rimasto, aveva paura, il rene non si è sviluppato a 14 anni. Abbiamo fatto questa terapia neurale per togliere questa memoria, poi ti spiego bene come funziona, e adesso a distanza di 1 anno il rene si sta sviluppando, è aumentato. Infatti la mamma entusiasta è venuta e dice abbiamo fatto un controllo, il rene è più grande. Quindi dici che è possibile che il a 14 anni è possibile che lui era non dovuto proprio alla sua... Assolutamente sì, questa è la dimostrazione probante di tutto, ma peraltro tu senti anche nei modi di dire, no? Molto spesso noi proiettiamo i nostri pensieri su alcune parti del corpo. Se tu non so, tu non hai un figlio, ma se ce l'avrai che non studia a scuola, che ne fa di tutti i colori, roba del genere, tu dici, quel figlio lì mi farà venire il mal di fegato, no? In effetti, quel pensiero del figlio che non funziona bene, che ti crea problemi e tutto, va sul tuo fegato e condiziona il tuo fegato. Noi abbiamo anche il modo di dire che, non so, già quando abbiamo la paura di fare gli esami, che non sei pronto per l'esame, c'è chi non riesce a mangiare, non digerisci bene, vomiti, magari stress. Sì. Lo stress ti va sullo stomaco. No? Molto spesso, anche tante volte, i tumori al seno sono dichiaratamente legati
ha delle memorie cellulari, ha delle situazioni emozionali che la paziente sta vivendo, no? E così ai testicoli e così via. Insomma, c'è tutta una serie di patologie che hanno un chiaro legame con le emozioni. Infatti, normalmente quando il medico non riesce a risolvere il tuo problema perché, come dicevamo prima, magari la tua gastrite passa, poi ritorna, insomma tutte queste storie, il reflusso. Se tu non vai a lavorare sulla testa, la tua gastrite resterà tutta la vita, capisci? Sì. E allora come lavora? Tu mi dicevi, la cosa meravigliosa è di questa Neural. In questa Neural viene utilizzata una sostanza, che è la procaina, che ha la possibilità di ripolarizzare le membrane cellulari. Cioè, cosa succede? Delle cellule nervose. Cioè, che cosa succede? Succede, nell'esempio che ti stavo facendo, che il bambino che ha avuto questo trauma non l'ha attraversato, gli è andato in testa, no? Gli è rimasto dentro e è andato nella zona profonda del cervello, c'è l'ippocampo che è una specie di cassaforte di tutte le nostre emozioni. Okay. Sta lì, ma non sta chiuso in una scatola blindata, sta chiuso in una gabbia. Quindi questo continua a urlare, questo problema, cioè tu non lo senti, non lo percepisci, ma questo, come tanti altri problemi, continuano a lavorare e quindi escono da questa gabbia e quindi vanno sugli organi bersaglio, se ci sono. Se non ci sono gli organi bersaglio, vanno in generale a creare uno stress cronico di bassa intensità che tu non percepisci. Perché se noi adesso facessimo, non so, una prova, prendiamo 100 persone e chiediamo chi è stressato, 30 alzano la mano, 70 no. Allora poi a quei 70 andiamo a fare un esame dove mettiamo in relazione, è un test che si fa, mette in relazione il respiro con la frequenza cardiaca, no? E risulta che 68 hanno uno stress cronico che non sanno di avere. Cos'è lo stress cronico? È quello che non ti fa dormire bene la notte, è quello che quando sei davanti al mare non sei tu e il mare, ma c'è sempre di mezzo qualcosa che non ti lascia libero, no? Pazzesco, e sono, diciamo, le nostre gabbie, no? È quello che condiziona poi la nostra vita, perché ci toglie quello che noi siamo, capisci? Alla fine Giorgio è mascherato dalle sue memorie cellulari. Nel momento che tu le togli, Giorgio è Giorgio, quindi è libero e fa quello che è venuto a fare, capisci? Quello per cui lui è qui. Come si fa? Iniettando, cioè facendo delle microiniezioni, no? Di questa sostanza. Questa sostanza va a ripolarizzare le membrane cellulari. Cosa voglio dire? Voglio dire che queste memorie entrano nella testa, perché la memoria, il fatto, prendiamone uno diverso, non so, il senso di rifiuto, qualcuno ti ha rifiutato, tu sei tormentato da questo, vuoi mandare via questo pensiero, ma ce l'hai. Siccome ti fa male, il tuo corpo ti vuole proteggere e quindi lo nasconde in questa parte profonda e poi cancella la strada per cui è entrato. Quindi questa roba ti resta lì tutta la vita, come ti resta lì la paura del dentista che a 6 anni ti hanno tolto il dentino, ti ha fatto male, tu a 60 hai ancora paura del dentista, pur avendo capito che il dentista non ti fa male. Perché la memoria è rimasta dentro e la strada è stata cancellata. La Neural alla fine che cosa fa? Va a riaprire queste stradine, per cui permette a queste memorie che sono lì di allontanarsi. E quindi dopo questi trattamenti, se tu cioè le tue memorie si riducono enormemente, ma soprattutto tu ritrovi una pace, no? Un equilibrio tuo, un sentirti diverso, ma sentirti molto meglio, no? Senza tutte quelle tensioni, hai capito? Tutte quelle tensioni che ti disturbano poi, ti disturbano nella tua vita, nella tua quotidianità e addirittura ti portano poi magari a sviluppare delle patologie, perché poi addirittura il Bioscan ti dice anche su che organo lavorano e quindi ti dice se vanno sullo stomaco, se vanno sull'intestino, se vanno, non so, sulla prostata per esempio, se vanno sulla tiroide e via dicendo, ed è di grande aiuto poi nella soluzione dei vari problemi che i pazienti possono presentare, capisci? Assolutamente. E questo è uno degli aspetti così molto interessanti. Adesso siamo un po' usciti dal tema del discorso. No, però abbiamo un po' inquadrato il discorso delle tossine, no? Cioè, le tossine possono venire, diciamo,
la sintesi potrebbe essere che tutte le malattie, detta così, nascono da un accumulo di tossine. Infatti a 20 anni tu non hai accumulato tossine, quindi noi abbiamo gli emuntori, cioè abbiamo dei rubinetti che sono il polmone, il fegato, il rene, l'intestino e la pelle, attraverso i quali noi eliminiamo le tossine. A 20 anni, e chiamiamoli che sono i nostri rubinetti, noi a 20 anni li abbiamo tutti liberi, ne facciamo di tutte, ma stiamo bene. Anche a 30, mi diceva la paziente oggi, anche a 30 stiamo bene. Il problema incomincia poi dopo. si iniziano ad accumulare. Bravo, incominciano ad accumulare lo stress, sì. Le tossine da dove vengono? Dall'ambiente esterno. No? L'ambiente esterno è l'aria che respiriamo, sono il cellulare, sono le luci alogene, sono i profumi, i vestiti, gli abiti sintetici, cioè tutta questa industria che ci ha invaso con tutta una serie di prodotti che sono straordinari, ma che comunque hanno degli effetti negativi sul nostro corpo. Ma se noi riusciamo a smaltirli non c'è nessun problema. Il problema nasce quando incominciamo ad accumularli. Sì. Per non parlare del cibo, perché l'altra fonte nasce dal cibo, no? Del cibo, come appunto dopo in quell'omino che vedremo, cioè c'è il cibo che è un cibo industriale. Il cibo industriale ovviamente ha i conservanti, ha gli antibiotici, ha tutta una serie di cose che sono predisposte all'inquinamento. I farmaci, lo dicevamo prima, fa parte dell'inquinamento esogeno, no? Poi c'è il discorso del respiro, perché è chiaro che le mascherine non ci hanno certo aiutato, perché continuiamo a respirare l'anidride carbonica che dovremmo eliminare. Quindi, continuando a tenere la mascherina, chiaramente noi continuiamo a respirare l'anidride carbonica che dovremmo eliminare. Quindi è chiaro che non è un aiuto, ma non è un aiuto neanche respirare in ambienti inquinati, respirare la polvere delle strade e così via. Però quello dici, siamo inevitabilmente esposti a quello. Siamo inevitabilmente esposti. È il mondo in cui siamo. Quindi... Esatto. Sul respiro. Il movimento, la sedentarietà non fa bene e quindi bisogna muoversi, perché muovendosi noi attiviamo anche tanti ormoni, cioè non tanti, alcuni ormoni che sono fondamentali, tipo il somatotropo per farci diventare tutti come te, perché è solo col movimento che riusciamo a fare i muscoli e diventare tosti. Che diciamo che l'allenamento fisico ormai è rinomato da anni, non si può esatto. contrastare che faccia bene. Però c'è chi c'è chi non lo fa e quindi dobbiamo incentivare questo, perché non facendolo è una fonte di intossicazione, no? C'è una sorgente di tossine. E poi ci sono i pensieri che abbiamo detto prima. Da qui tutte le tossine entrano nel nostro corpo. A 20 anni noi siamo in grado di eliminarle tutte, a 30 tutte. Se poi incomincia a succedere che qualche rubinetto si chiude, che la quantità, lo stress aumenta, quindi la quantità di tossine diventa troppo, ecco che nel nostro corpo incominciano a accumularsi queste tossine e incominciano a rompere, più che dire, perché la malattia nasce sempre da uno squilibrio, da una perdita di equilibrio. Cioè i nostri organi sono tutti in equilibrio quando stanno bene. Non stanno bene perché tu incominci a perdere un po' di equilibrio. Okay. Allora, se questo squilibrio lo rilevi presto, diventa facile sistemare. È il discorso che abbiamo fatto prima, no? Detto questo... E lì poi dici che si vanno a compensare l'uno con l'altro, quando uno inizia a perdere interviene un altro che viene messo ulteriormente ancora di più sotto sforzo e di conseguenza poi reazione a catena, no? Detta così è perfetta. Cioè, detta così è perfetta. Ma ti posso fare un esempio per non dilungarci troppo, ma perché secondo me calza tantissimo. Adesso si parla di intestino, che l'intestino è il secondo cervello e tutte queste cose, ma per esempio l'intestino è fatto di tante parti e nell'intestino ci sta, adesso si parla di sistema immunitario, ci sta l'80% del sistema immunitario, quindi tu per star bene devi avere l'intestino in ordine, ma per avere l'intestino in ordine devi fare tante cose prima, perché devi innanzitutto mangiare dei cibi che non ti facciano male, no? Sì. E sapere quali sono. Poi devi incominciare a masticare questi cibi, è una cosa che abbiamo dimenticato di fare, perché noi abbiamo le parotidi, cioè che sono le ghiandole oltre le ghiandole salivari, secendono saliva, ma la saliva serve per una prima digestione del cibo, per impastare il cibo e fare il bollo. Quindi se noi mastichiamo bene, portiamo nello stomaco un cibo masticato,
cosa che non fa più nessuno perché abbiamo fretta, mangiamo in 3 secondi, Mamma mia, magari in io piedi. mangio veramente in 3 nanosecondi, è incredibile. Cioè, Non- il piatto di pasta quindi te lo non butto giù digerisci, che sembra cioè, quasi che non mastico non neanche. aiuti il tuo intestino, No, per niente. ma sei giovane, ti va bene. Però c'ho i rubinetti puliti adesso, sai. Hai i rubinetti puliti, elimini. Però andando avanti così Sarà un problema. sarà un problema. Poi dico, vai avanti, c'è lo stomaco. Allora, se arriva la roba già bella impastata, lo stomaco deve secernere pochi succhi gastrici, perché in un attimo ha digerito, no? Cioè ha fatto il suo lavoro. Chiaro. Manda il suo lavoro avanti, arriva nel pancreas, il pancreas mette i suoi enzimi e anche lì lavori bene. Finché arriva nell'intestino, arriva tutto un cibo bello, diciamo, già Lavorato. scremato, Sì, sì. no? Selezionato. Per cui l'intestino, che è come una rete da pesca, detta così, dovrebbe assorbire solo le cose preparate bene. Ok. Se invece tu incominci a mandare delle cose non giuste, dei pezzi interi, prima roba non assorbi quello che mangi, devi mangiare molto di più per essere sfamato, ma poi questo crea infiammazione all'intestino, le maglie si allargano, quindi nell'intestino, dall'intestino, anziché passare solo le molecole corrette, cioè le proteine, deve passare i lipidi giusti, devono passare i carboidrati, passa della roba non giusta, quindi va nel sangue e poi ci deve pensare il fegato a pulire quello che non ha filtrato l'intestino. Quindi ecco che dopo il fegato funziona male, quindi il fegato non secerne bene la bile, quindi c'è poca bile perché produce la bile per aiutarti poi nella fase successiva della digestione, non nella formazione delle feci e nell'eliminazione di tutto. Quindi ecco come, cioè alla fine è tutto strettamente legato e noi abbiamo dimenticato tante di queste parti, capisci? E sul discorso che le cellule comunicano tra loro, è proprio questo, gli organi comunicano tra loro perché uno è in funzione dell'altro, l'intestino, se tu hai un intestino che va bene, il tuo sistema immunitario che ce ne sta al 70% lì, è chiaro che è tonico. Certo. Incominci ad avere un intestino che non va bene, è chiaro che ti ammali con più facilità, ci sono più problemi e tutta una serie di cose. Non solo, perché, non so, il colesterolo, per esempio, che deve passare giusto, perché il colesterolo serve, perché anche lì c'è un accanimento col colesterolo, ma però bisogna capire le cose, anche il colesterolo serve perché il nostro cervello è fatto di grasso e quindi gli ormoni, che nei giovani poi ce ne sono tanti, quindi cioè crearti una vita importante, fatta bene, sana, devi avere ormoni giusti, ma gli ormoni sono fatti di grassi, parte tutto dal colesterolo, quindi non è che il colesterolo è solo nemico, il colesterolo è nemico quando è troppo, ma ci deve anche essere perché è utile innanzitutto per il cervello, perché è fatto di grasso e tu devi fornirgli l'alimentazione, e poi è utile per gli ormoni, come ho detto. Altra cosa importante che fa l'intestino, perché diciamo che l'intestino è il secondo cervello, perché l'intestino produce serotonina, cioè assorbe Era quello della felicità, no? Bravo, Ok. è quello dell'equilibrio. Dell'equilibrio. Ok. Perché tu hai, in sostanza, sono 3 neurotrasmettitori importanti. Uno è la dopamina, che è quella che ti dà quando sei carica, okay. no? Adrenalina. Uno è il GABA, che ti fa depresso, e l'altro è la serotonina, è quello che ti tiene in equilibrio. Quindi, cioè, diciamo, per avere un'armonia mentale, perché poi anche tutto funzioni, è chiaro che devi avere anche un intestino che funziona bene, Okay. ma anche l'apparato cardiocircolatorio dovrebbe tener conto perché un intestino che non filtra bene, tutto va nel sangue, poi il sangue chiaramente si infiamma, l'infiammazione a carico del sangue va sulle pareti dei vasi e quindi crea problemi cardiovascolari. Ma una cosa che si dovrebbe fare è preoccuparsi anche dell'intestino, capisci? Perché un intestino curato, che funziona bene, che fa bene la sua funzione, ti protegge anche su quel discorso lì. Assolutamente. Basta, adesso ho detto troppe cose, però posso parlarti Po' di terapia. No, l'ultima cosa che volevo chiedere era che mi è interessato di questo che hai appena detto, è dei 3, la GABA, l'hai chiamato giusto? Quello della Depressione, no? Ma che poi è della calma anche, cioè perché poi se c'è un soggetto che ha tanta dopamina, tu la compensi un po' col GABA,
no? Cioè Ok. dai un po' di gabba. Ma queste sono cose che come fai tu a controllarle? Cioè, non a controllarle, ma a capire qual è il bilanciamento interno che hai di questo triangolo di cui mi hai appena parlato? Beh, questo è in base alla sintomatologia del paziente, di base, ok. sì, cioè perché poi il paziente manifesta e poi anche dal referto, dalla diagnosi che noi facciamo, riusciamo, chiaramente il paziente lo guardiamo, parliamo col paziente, poi c'è tutto un riscontro perché già trovi queste memorie cellulari, una sfilza di memorie cellulari così, che già ti dice tanto perché ti dice tutti gli stress che hai in testa, capisci? E quindi capisci che devi andare a lavorare lì, cioè tendenzialmente potresti anche non guardare il paziente perché sei più libero, sei meno condizionato. Poi sul paziente fai un po' il contrario di quello che che il medico fa normalmente, no? Cioè il medico normalmente prende una traccia guardando il paziente, però si lascia anche un po' condizionare magari da quello che il paziente racconta. Qui è più neutro, perché tu riesci ad avere un quadro di tutto quello che si sta sviluppando in modo neutro, nessuno interferisce su quello. Poi ci metti la tua capacità medica di mettere insieme le varie cose, la tua esperienza e hai il paziente davanti con cui poi vai a verificare quello che hai trovato, no? Però è un percorso che bisogna fare insieme, cioè tu non puoi escludere il paziente e dire no, ci penso io, fa tutto la macchina. La macchina è una grande risorsa se viene veicolata poi quindi ci sentire anche da lui l'empatia, perché tu devi andare non nell'aspetto esteriore del paziente, ma riuscire a entrare nella sua parte profonda, no? Certo. Diciamo così, sì, dove è lui, cioè siamo con Giorgio, simili, capisci? Ma siamo anche letteralmente super diversi l'uno dall'altro in termini di quello che vogliamo, chi siamo. E anche la malattia, alla fine, è una malattia dell'anima. Cioè, la prima cosa che si ammala è l'anima. Poi, per dire, l'anima che poi si manifesta, no? Cioè attraverso queste espressioni, che sono anche queste emozioni che la persona ha dentro, no? È per quello che poi alla fine, ma dovrebbe essere al principio, cioè alla fine di quello che si fa normalmente è dire vabbè, vada un po' al mare, si prende un po' di vacanza, lei è stressato, capito? Però non è così, cioè tu stai via, stai bene, poi torni e nell'ambiente in cui sei torna tutto il cinema. Certo. No? Mentre invece bisogna aiutare il paziente a ritrovare se stesso. Ed è questo il senso, cioè è la cura che è la cura della persona, ma che deve poi sfociare anche nella cura, diciamo, dell'anima, di un'empatia che devi creare col paziente che è venuto da te, perché c'è poi la risorsa sostanzialmente è quella, no? La grande risorsa. Però questa metodica, io trovo che sia, cioè, per me è una cosa eccellente, ma perché evita tutta quella dispersione di energie, no? Poi andrai a approfondire dopo se nascono delle cose importanti, no? Si emergono delle cose importanti. Innanzitutto, ecco, una notazione che voglio fare è che noi tendiamo a curare i pazienti, tra virgolette, che stanno bene, cioè un paziente che ha dei grossi problemi tipo terminali, tipo tumori avanzati. L'ospedale perché è molto probabilmente esatto, cioè è troppo tardi, sì, no? Sì, certo. È troppo tardi. Infatti già all'inizio avevi specificato che tu preferisci quando vengono trovati in fase iniziale. Perché, ma anche se tu sei conscio e consapevole del problema, il problema poi lo risolvi, no? Ma il discorso è che quando il corpo è troppo inquinato, non riesci più a farlo tornare indietro, capisci? Passi un certo limite, capisci? Passi un certo limite. Anche i tumori regrediscono se non sono troppo importanti, perché anche i tumori, tutto ciò che è vitale può regredire. Quando non è più vitale non regredisce più. E quindi quelle situazioni disastrose, cioè purtroppo io dico è tardi, per ora, per quello che sono le nostre capacità, quello che la tecnologia, la scienza ci ha dato fino ad oggi. Però ripeto, cioè ritorno sul discorso della connessione che ci deve essere, si deve creare un'empatia quando tu fai la cura, tant'è che questa cura noi facciamo una cura fatta tutta per via endovenosa. Facciamo diverse cose, cioè facciamo di fatto
mettiamo insieme in una seduta, come hai provato anche tu, mettiamo una flebo con 30-40 rimedi scelti in funzione della diagnosi che è emersa, no? E la facciamo ovviamente per via endovenosa, perché andiamo a curare tutto il corpo, non una sola cosa, ma proprio per quello che abbiamo detto fino adesso, cioè che tutto è collegato, no? Quindi tu vai a cercare quali sono le cause che ti creano il disagio e lavori su tutto ciò che è squilibrato, anche su quello che non ti ha ancora creato disagio, ma che te lo creerà, capisci? E quindi ecco perché tutti questi rimedi, che sono, sostanzialmente noi usiamo quelli della Hill, e che sono di tipo omotossicologico e sono naturali, a basso dosaggio e, sottolineato, privi di effetti collaterali. Perché se è vero che il nostro problema è dato dall'inquinamento, dalle tossine che noi abbiamo messo, chiaramente se noi andiamo a ficcarci dentro farmaci che sono efficacissimi per quello che servono, perché non possiamo prescindere da tutta la farmacologia. Certo. Però ovviamente, non so, l'antibiotico per dire, o il cortisonico, o tutto quello che serve, se è usato per sempre, non va bene. E dobbiamo anche sapere che comunque, se deve essere usato per sempre, crea una tossicità e quindi dobbiamo cercare di toglierla, ma la dobbiamo togliere con qualcosa che non sia tossico, perché se tu devi prendere il cortisone a vita perché lo devi fare, però io ti attenuo gli effetti collaterali del cortisone tenendoti pulito, con qualcosa che non sia tossico. Ecco perché omotossicologico, ecco perché naturale, a basso dosaggio e privo di effetti collaterali. Altra cosa che, per dire fonte di inquinamento, è interessante, è il discorso del basso dosaggio. Tu prendi l'antibiotico, è 1 grammo, no? Ma 1 grammo alle tue cellule è una roba, è una cascata del Niagara sulla testa, anziché avere la goccia della doccia che ti scende, capisci? È come fare una doccia sotto la cascata del Niagara. Per cui ne viene preso un po', ma tutto il resto va in giro e quindi crea problemi, ma serve perché in quell'ambito è utile, però dobbiamo sapere che dobbiamo anche tutelarci quando poi prendere delle contromisure intelligenti, no? Che ci sono sostanzialmente. E poi ti dicevo, la terapia si basa su questa flebo, che è un po' il clou di quello che noi facciamo, perché segue questa diagnosi meravigliosa che noi che riusciamo, cioè che questa apparecchiatura è in grado di fare. Perché senza poi, con una bella diagnosi, con una terapia che non c'è, non servirebbe a niente la diagnosi. No, cioè è importante avere anche la terapia. Lì associamo questi problemi, perfetto, cosa facciamo? Niente, senta, le volevo solo dire adesso che ha fatto tutti questi esami, problemi, può andare. Può andare, vedere cosa può fare, niente, esatto, bravo, il discorso è questo. E ecco, una osservazione che va fatta e che poi appunto è quella degli emuntori, che quando facciamo questa azione di pulizia, che viene fatta appunto con la flebo, e adesso vado avanti col resto, però tu devi avere gli emuntori, cioè i rubinetti del nostro corpo che sono aperti, che drenano, ma noi non lo sappiamo se facciamo il bioscan. Allora quando adesso è di moda il detox, tu vai a fare il detox e ti dicono che qui fa bene là, magari fa benissimo, se tu hai gli emuntori aperti, vai in erboristeria, ti prendi un detox e pulisce e va benissimo. Se tu li hai chiusi, è peggio di prima, perché tu metti dentro altra roba, smuove le tossine che il corpo intelligentemente... Sì, ma non le manda via. Non le fa uscire. Le toglie... Le sposta, mezzo, ma non le muove, via, che magari il corpo le ha stoccate da qualche parte, tipo le fasce muscolari, le articolazioni e via dicendo, perché le va a stoccare lì. Infatti, tutti gli infortuni nel calcio che ci sono adesso, o anche nello sport, sono tanto legati, non so, gli strappi muscolari e via dicendo, ma perché tende ad esserci un accumulo di tossine, cioè nel corpo entrano delle tossine, le tossine il corpo, primo punto dove le stocca, è nelle fasce muscolari e nelle articolazioni. Noi avevamo avuto all'inizio i contatti con Real Madrid, che voleva a tutti i costi coinvolgerci nello suo staff medico con questa procedura, perché loro hanno dei risultati, applicano, diciamo, un po' la terapia che applichiamo noi, ma a loro manca questa parte diagnostica, e questa parte diagnostica avevano capito che era di grande aiuto, perché
orienta su dove devi lavorare, perché poi per loro prevenire un infortunio muscolare per un giocatore diventa fondamentale. Esatto, ma perché si strappano? Perché nella fascia vanno le tossine, la fascia muscolare diventa dura, e è chiaro che tu sotto sforzo di uno scatto, la fascia si strappa, no? Tu togli le tossine e la fascia riprende la sua elasticità. Assolutamente. Capisci? Questo è un po' il senso. E allora dico, poi associamo l'ozonoterapia, che funziona benissimo nell'eliminazione delle tossine, funziona bene sul sistema immunitario, un antinfiammatorio, ha tante proprietà, ossigena bene i tessuti, soprattutto siccome apporta ossigeno, noi la facciamo prima di fare la flebo, perché così ossigena i tessuti, quindi le cellule respirano bene, noi gli mandiamo il rimedio, ed ecco che la cellula lo assorbe molto meglio che se non ci fosse questa ossigenazione, capisci? Diventa un assorbimento molto migliore. Qui però, anche qui un appunto, perché ozono. Se l'ozono va bene, se hai i rubinetti aperti, ma se li hai chiusi, ma come fai a saperlo? Devi saperlo. E se sono chiusi, forse puoi avere disagi, capisci? Ti possono nascere disagi perché muovi tossine che non riesci a mandare via, come avevamo detto. Cioè il discorso è molto semplice. Assolutamente. No? È liberare il corpo dalle tossine, farle uscire e basta. Insomma. E poi dopo lì noi uniamo questa neural, quindi noi facciamo la flebo, alla flebo uniamo l'ozono, poi uniamo la neural, che è quella che abbiamo spiegato prima, e poi facciamo appunto altre cose legate così, autoemo, che vanno appunto tutto a sinergizzare per riuscire ad eliminare i problemi che sono emersi al paziente. Prima cosa, togliergli le tossine, e questo è fondamentale. Poi a recuperare tutte le patologie, perché le patologie che sono state segnalate di solito si riducono del 50, 60, 70%, e quindi si va a un riequilibrio totale, cioè a una inversione di tendenza sostanzialmente, e poi addestrare un po' il paziente a un mantenimento che deve fare un po' lui, si deve un po' impegnare. Certo, è per quello che usiamo i due metodi come abbiamo fatto con te, certo, no? Certo. Vedi che tu adesso non hai più bisogno di noi perché hai imparato tutto. Chiaro. Va bene, Diego, guarda, cioè fosse per me, per l'interesse di questi argomenti, andrei avanti anche 2 ore e 30, però purtroppo dalla regia mi stanno facendo il segno che time limit. No, ma va benissimo, ma troppo, sei stato prolisso. Ascolta, mi ha fatto super piacere averti, e cose veramente interessanti, cioè che alla fine riguardano tutti, perché cioè, se non hai interesse comunque nella tua salute o nel tuo benessere, cioè, è un qualcosa a cui io non mi ci posso collegare in nessuna maniera, perché cioè, deve essere la priorità, no? Una volta che hai messo quello a posto, poi tutto il resto sei libero mentalmente e fisicamente di farlo, però quindi parte da lì, perlomeno questa è la mia visione, come la vivo io, poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Assolutamente sì. Va bene. No, spero di aver dato qualche flash così semplice. Ecco che... Assolutamente. No, era tutto chiarissimo, anche perché io non sono del settore né niente, ma quindi se lo capisco io sono abbastanza sicuro che lo percepiscano tutti. Grazie mille, grazie a te. Arrivederci.